A volte parlare della morte è molto difficile perché è una tematica che la gente non vuole sapere o non vuole sentire. E però mi sento obbligata di parlare anche della morte perché è una cosa che ci tocca tutti quanti prima o poi. E anche per far capire alla gente che fa parte della nostra vita ed è una cosa molto normale, non è niente dove dobbiamo evitare a pensare o a negarlo, no? E comunque arriverà prima o poi. E a volte c'è la gente che dice, ah, questi matti vanno in montagna, fanno questi sport così estremi, sono dei coglioni che vanno lassù a ammazzarsi. Però io dico sempre, io sono molto grata di poter, come si dice? Di aver potuto conoscere questa persona perché era una persona con il coraggio di vivere la sua di vita. E non ci sono così tante persone che hanno veramente questo coraggio di seguire i sogni, di dare le gambe a questi sogni. E queste persone lo fanno anche se sanno che forse un giorno non ritornano più a casa. E questo per me è molto bello anche da vedere questi personaggi coraggiosi. Perché alla fine forse questa paura di morire ci toglie tantissima vita. E quando ero al CHOU nel 2010 e ho visto con i miei occhi Walter Nones che era lì sdraiato, era bruttissimo, no? Mi veniva quasi da vomitare e ho provato a tranquillizzarmi, l'abbiamo portato giù ed era un'esperienza molto brutta perché il giorno dopo ho pianto tutto il giorno perché mi sembrava che quella cosa mi ha tolto la mia passione per la montagna. Al K2 nel 2014 poi avevo un po' paura che questo ritornasse ancora nella mia mente, nella mia memoria, e perché ero sicuro che vedevo ancora gente morta lì in giro. Però già dopo una settimana avevo questo desiderio di cercare i morti e siamo andati nel ghiacciaio e in una mattinata abbiamo visto 2 morti ed era per me, diciamo, era ok perché ho guardato queste persone e mi sono detta ok, questa è la loro storia, però io ho un'altra. E in questi momenti mi sono tolta molto di questa paura che avevo per morire e avevo un'altra esperienza nella mia prima spedizione all'Ozed nel 2010, dove nella discesa sono uscita dal mio corpo. Ero così desidratata e finita che mentre andavo giù e lavoravo lì con le corde, la mia anima è uscita dal corpo e mi sono guardata da dietro ed era bello e mi immaginavo che così deve essere la morte, no? Quando tu esci dal tuo corpo, il corpo è solo la buccia, come la buccia della mela, ma non abbiamo bisogno di questo corpo perché siamo molto di più. E nonostante che la paura di quanto fa male di morire c'è sempre e ancora, però della vera morte mi sa che non si deve aver paura perché era un feeling molto bello, era caldo, aveva i colori belli, era tutto in armonia, no? In piena pace. E quindi spero che un giorno sarà poi così.